Quindi prendiamo il lavoro e lo mettiamo a rovescio, quindi questa parte andrà con questa, il dritto è qui. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Allora, è nata una nuova creatura, sapete che io le chiamo così. Dopo diciamo un tutorial con una creatura un po' complicata, non proprio adatta a tutti, ho deciso che è Fiorellina, ho deciso di creare semplicemente. È un progetto che va bene per tutti, tutti, da chi ha le prime armi con l'uncinetto a chi invece è più esperta. E questo è un filato meraviglioso che vi ho presentato nella recensione, ma a parte il filato che ovviamente si presta tantissimo, proprio l'ho appena lavato, scusami, l'ho appena asciugato perché l'ho lavato, io lavo sempre tutto a mano e l'ho asciugato ed è di una morbidezza che solo chi lo proverà lo può capire. Meraviglioso, meraviglioso. Poi il cashmere è un filato caldo, quindi anche se abbiamo questi forellini con una maglia a collo alto, ci protegge comunque dal... Aspettate, mi ero incespicata. Ci protegge comunque dal freddo. E questa è la manica. Ho scelto di farla piuttosto lunga, come lunga. Adesso vedi, te lo faccio vedere così. Così a me piace tantissimo, è inutile che ve la dica, e spero che piaccia anche a voi. Questi sono i bottoncini che ho scelto di inserire proprio nel cardigan e ve li ho fatti vedere anche nella recensione. E questa è lui, questo è lui. Ah, a proposito, anche la camicia è Temu, presa 6 mesi fa, se non sbaglio, 6 mesi fa circa. Anche la camicia è Temu, ha la manica che è un qualcosa di meraviglioso. Comunque oggi non si parla di camicia, ma si parla di lui in tutta la sua bellezza. E quindi ho detto si chiama Semplicemente. Va bene per tutte le taglie, attenzione, per tutte le taglie, vi prego, seguitemi passo passo nel tutorial perché come io amo iniziare i miei cardigan, proprio perché in questo modo non c'è bisogno di fare calcoli eccetera, io parto appunto da questo punto, quindi si parte insieme con un esagono. Si arriva a chiudere la manica al momento in cui arriviamo alla misura della manica e poi andiamo avanti. Non sto a dirvi tutti i passaggi perché li ho spiegati dettagliatamente proprio nel tutorial, però se ti chiedi oddio la tua è una 44, questa 44/46, io devo fare la 42, come devo fare? Non mi fate queste domande perché lo vedrete nel tutorial e tutte le taglie, ma anche le bambine, anche per le bambine, partendo da qua possiamo fare dei piccoli cardigan, ok? Utilizzando ovviamente i disegni che vengono, perché se una bambina arriverà magari qui e quindi ci sarà solo un paio di disegni, però se invece una taglia più grande della mia avrà più disegni. E tutto lì, la lunghezza, vi faccio vedere come andare in lunghezza, come fare la manica, insomma vedrete ogni cosa, quindi seguitemi e create insieme a me il vostro semplicemente. Tirato sui capelli così almeno non danno noia. Non so se si vede qualcosa, si riesce a intravedere. Ecco, guarda il filato com'è, guarda che cos'è, guarda. Vabbè, che ve lo dico a fare, chi l'ha preso sa di che cosa parlo, chi ha preso questo filato sa di che cosa parlo. E con un lotto mi sono avanzati 3 gomitoli e mezzo, quindi
e penso che riuscirò a fare, lo vedi? Penso che riuscirò a fare anche uno sciallettino da abbinare. Ok, quindi adesso ciò che ti rimane da fare è prendere uncinetto, tanto te lo faccio rivedere, il filato che hai e parti con me, ti aspetto. Allora, per realizzare questo nostro nuovo progetto, io ho scelto questo filato. Vi lascio comunque il link di questo filato proprio nel box informazioni, proprio sotto questo video, dove c'è scritto altro. Cliccate su altro e vedrete la descrizione, cioè in descrizione vuol dire proprio la descrizione di ciò che ho usato con il link. Per la quantità ve lo scriverò perché io ancora non l'ho finito, quindi man mano vi scrivo che quantità ho utilizzato. Con questo filato per la mia mano utilizzo l'uncinetto e la mia tensione, l'uncinetto 3,5. Quindi partiamo. Formiamo un cerchio magico, quindi teniamo la codina sul palmo della mano, giriamo intorno alle 3 dita, teniamo fermo col pollice, fermo col mignolo, testa dell'uncinetto in basso, passo sotto il primo filo, prendo il secondo, con una torsione ritorno sul dritto e faccio una catenella. Ok, questo è il nostro cerchio magico. Terrai la codina sulla sinistra e lavoriamo adesso in questo modo. Allora, il primo punto in questo caso non lo contiamo, andiamo a fare 3 catenelle al suo fianco, quindi entrando nel cerchio vado a fare altre 2 maglie alte, la prima catenella intesa come prima maglia alta. Quindi abbiamo fatto in totale 3 maglie alte, compreso le prime 3. 2 catenelle di separazione e ora andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Rifai di nuovo tutto, quindi 2 catenelle di separazione, rientra nello stesso cerchio e vai a fare di nuovo 3 maglie alte. Fai 2 catenelle di separazione e ripeti 3 maglie alte, tutte lavorate nello stesso cerchio. Quindi il più è fare 3 maglie alte e 2 catenelle, 3 maglie alte e 2 catenelle sempre nello stesso cerchio finché non avrai 5 buchi. 1, 2, 3, devi farne ancora 2. Ok, guardami, adesso hai 1, 2, 3, 4, 5 fori e 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi da 3. Ora tieni il filo che va al gomitolo da una parte, prendi il filo del nostro cerchio, questo, e tira. Ok, adesso dobbiamo fare il sesto buchino. Andiamo a farlo come sempre faccio io: filo sull'uncinetto, parti dalla prima catenella di base, 1, 2, nella terza entri, prendi il filo e chiudi tutti e 3 i fili insieme, e così in questo momento tu sei al centro del foro e di fori ne hai 6, come 6 sono i gruppi. Quindi il foro è 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 gruppi da 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primo giro finito. Andiamo a fare il secondo giro. Per partire mi ci vanno sempre 3 catenelle. Ora, vedi questa prima maglia? Questa? Dobbiamo entrare nella prima maglia, fai attenzione a questo passaggio. Ok, allora hai 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, fai la quarta catenella che è la catenella di separazione. Prendi ora un segnapunto, se ti fa comodo
e mi metti il segnapunto nella terza catenella, questa è quella di separazione, quindi il segnapunto è sulla terza catenella. Filo sull'uncinetto, ricorda quello che ti dicevo, questa è la prima maglia, ti devi inserire, vedi da dove sono io? Dove sono io? Sono in centro, con le 3 catenelle più una di separazione. Vai nella prima maglia, in testa, e mi fai la maglia alta. Fai una catenella di separazione. Ora vai nell'ultima delle 3 maglie alte, saltane una e vai nell'ultima e fai una maglia alta. Fai un'altra catenella di separazione, entra nell'angolo, questo, nel buchino, e dobbiamo fare una maglia alta, 2 catenelle, rientra nello stesso posto, una maglia alta. Ok, quindi a parte, diciamo che in questo momento tu vedi 1, 2, 3 e 4 fori, però questo è dell'angolo, quindi in realtà tu vedi 1, 2, 3, te lo faccio vedere meglio da questa parte. Abbiamo fatto l'angolino, quindi fai una catenella, inserisci l'uncinetto nella prima maglia, nella prima, vedi proprio qui, maglia alta, catenella, salta una maglia, vai nella maglia alta successiva che è l'ultima del tris, maglia alta, catenella. Ora di nuovo nello spazetto qui andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ok, quindi come vedi qui abbiamo i 2 angoli, questo è completo perché questo dobbiamo completarlo, i 2 angoli 1 e 2, vedi, questo è un angolo e questo è un angolo, e abbiamo 1, 2 e 3 spazi. Togliendo gli angoli, togli questo e togli questo, come vedi sono 1, 2 e 3 spazi. Continuiamo a fare la stessa identica cosa, quindi catenella, vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, catenella, salto una maglia, vado nell'ultima e faccio una maglia alta, catenella, vado nell'angolo, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Ok? Quindi avrò sempre i miei spazi che sono 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Quindi ripetiamo ancora insieme, catenella, vado sulla prima maglia alta dopo aver fatto l'angolino che è questo, sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella, salto una maglia, vado nell'ultima maglia alta prima dell'angolo, maglia alta, catenella, e nell'angolo faccio una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, procedi così per gli altri 2 lati. Ok, sono arrivata alla fine del mio ultimo lato, quindi farò la catenella, qui ho fatto l'ultima maglia alta e unisco questa parte, no? Perché siamo partiti con 3 catenelle più una di separazione e devo completare il mio angolo, quindi entro nell'angolo, faccio la maglia alta, filo sull'uncinetto, entro dove ho messo il nostro marcapunto, se non l'hai messo è comunque sulla terza catenella di inizio, entro, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline, posso togliere il segnapunto. Ok, il nostro secondo giro è fatto, ricorda che a parte gli angoli tu avrai 3 fori, 1, 2, 3, questo è l'angolo, vedi, angolo, angolo, e ne hai, non ho la terza mano, 1, 2, 3, ok, angolo, angolo, 1, 2, 3, controlla che tutti gli angoli abbiano 3 fori, escluso quello degli angoli, ok? Andiamo avanti con il nostro terzo giro. Allora, siamo nella parte centrale del nostro angolo, vedi? Siamo in questo punto qui. Andiamo a fare le nostre 3 catenelle.
accanto, quindi entrando nello stesso punto, fai un'altra maglia alta. Ok, se vuoi e se ritieni che questo ti possa aiutare, nella terza catenella d'inizio, 1, 2 e 3, metterai un segnapunto. Qui, terza catenella d'inizio. Poi cosa andiamo a fare? In ogni spazio, quindi sia sulla prima, attenzione, la prima, sia nella parte dove c'è il buchino perché c'è la catenella, sia sulla maglia, sia sullo spazio, eccetera, andiamo a fare una maglia alta. Quindi partendo dalla prima, tu sei qui, entri nella prima e vai a fare una maglia alta. Poi entri nello spazio e vai a fare un'altra maglia alta. Sulla maglia alta, una maglia alta. E continuiamo così, riempiendo sia lo spazio con le maglie alte e quindi sia lo spazio con la maglia alta e sia sulla maglia alta una maglia alta. Quindi è il giro delle maglie alte, quindi nello spazio e sull'ultima maglia alta. Te ne accorgi perché questo spazio è più grande degli altri, perché ha 2 catenelle, questo è il tuo angolo, e nell'angolo vai a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra e mi fai di nuovo 2 maglie alte. Questo è il primo angolo che stiamo facendo completo, perché questo è metà angolo. Adesso in totale, quindi compreso le 2 dell'angolo, questa fa parte di questo lato, quindi tu calcolerai da questo foro fino alle prime che hai fatto, avrai 2, 4, 6, 8, 10, 11 maglie alte. Su tutti i lati avrai 11 maglie alte, quindi prosegui come hai fatto il primo lato, cioè l'angolo questo è completo, vado nella prima e faccio una maglia alta, all'interno dello spazio una maglia alta, sulla maglia alta e così via. Andiamo a riempire tutti gli spazi con le nostre maglie alte, che in totale saranno 11. Adesso ti faccio rivedere. Quindi siamo nello spazio grande dove abbiamo lavorato anche l'ultima maglia, poi ti trovi con lo spazio grande dove vai a fare l'angolo, che sarà sempre di 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. Con queste ultime 2 maglie alte stiamo già affrontando l'altro lato. Quindi anche qui avrai 11 maglie, 2, 4, 6, 8, 10 e 11. Queste 2 fanno già parte di questo lato. Quindi riempi tutti gli spazi. Attenzione a lavorarmi la prima maglia alta, quindi la prima che può sfuggire. Quindi la prima è questa. Va lavorata e poi nello spazio maglia alta, sulla maglia alta, nello spazio, sulla maglia, nello spazio, sulla maglia alta, questa è l'ultima e qui mi farai l'angolo. L'angolo è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procedi così per tutti i lati, che sono 6. Eccoci, allora siamo alla fine del terzo giro, ok? Abbiamo 2, 4, 6, 7, 8, 9 maglie per il momento. Dobbiamo andare a completare il primo angolo che abbiamo fatto, quello con le 3 catenelle più una maglia alta. Come sai, l'angolo è formato da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi a noi qui mancano 2 maglie alte più le catenelle per chiudere. Quindi andiamo a fare le 2 maglie alte, che quindi mi daranno 11 maglie in totale, e più andiamo a chiudere con le 2 catenelle, no, perché altrimenti mi ritrovo su questo lato, devo stare in centro, quindi filo sull'uncinetto, tolgo il mio marcapunto, vado dove avevo il marcapunto, che vuol dire la terza catenella d'inizio, questo, prendo il filo
e chiudo tutto quanto insieme. Ecco che tu sei di nuovo in centro, proprio nel centro del tuo angolo. Di angoli ovviamente ne avrai 6 e ogni lato sarà composto, quindi dopo il buco e dopo il buco sarà buco inteso come angolo, saranno in totale 11 maglie. Il quarto giro. Allora, tira su le famose 3 catenelle. Se vuoi nella terza catenella inserisci il marcapunto per ricordarti dove dovrai agganciarti alla fine del giro, altrimenti lascialo così e tanto basta contare. Accanto alle 3 catenelle, che sono sempre la sostituta della prima maglia alta, farai una maglia alta. Sulla prima maglia alta, diciamo, sulla prima maglia alta inserisci la testa dell'uncinetto, quindi proprio la prima, e mi fai una maglia alta, quindi in totale ne avrai 3, compresa la prima che è la sostituta. Ora mi fai una catenella, salta una maglia e vai nella seconda e fai la maglia alta, una catenella, salta una maglia, vai in quella successiva, maglia alta, una catenella, salta una maglia, nella successiva fai la maglia alta e così via. Continua a saltare una maglia e nella successiva farai la maglia alta, salta una maglia, nella successiva maglia alta e sei nell'angolino, quindi qui vai e mi fai 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. Il lato l'abbiamo finito e come buchini dove ci sono le catenelle, quindi dopo le 3 maglie alte messe una vicino all'altra, avrai 1, 2, 3, 4, 5. I buchini sono 5 e 5 saranno in tutti i lati, quindi rifacciamo un altro giro. 2 maglie alte le abbiamo già qui per questo lato, vedi, questo è il nostro angolo. Nella prima maglia che vedi vai a fare una maglia alta e adesso ne hai 3 e inizia di nuovo il gioco delle catenelle, saltando, quindi una catenella, salta una maglia, nella seconda maglia alta, catenella, salta una maglia alta nella seconda, catenella, salta una maglia, nella seconda fai la maglia alta e vai avanti così, così. Adesso tu hai 5 buchini, 1, 2, 3, 4, 5 e sei proprio dove c'è l'angolo, l'ultima maglia alta e sull'ultima maglia del giro sottostante. Entra nell'angolo e mi fai 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok? Hai sempre i tuoi 5 buchini. Allora, adesso devi semplicemente rifare questi 2 lati, ne farai per gli altri 4. Quindi mi fai la prima maglia alta sulla prima maglia alta e poi vai con la catenella, salti, maglia alta, catenella, salti, maglia alta. Ultima di questo lato, sei dove c'è l'angolo, entri e mi fai di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientro di nuovo nello stesso punto e faccio le 2 maglie alte. Questo è il mio lato. Ho sempre ovviamente 5 buchini dove ci sono le catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. I lati tu vedrai gli ultimi e i primi da 3. Fai così gli altri lati e ci troviamo a chiusura del giro.
Quando arrivi alla fine del giro 1, 2, 3, 4, alla fine del quarto giro, dobbiamo completare l'angolo come sempre. Io ho fatto l'ultima maglia sull'ultima maglia alta del giro sottostante, entro nello spazio dove ho fatto, ti ricordi, le 3 catenelle e la maglia alta iniziale, entro, faccio le ultime 2 maglie alte che mi servono per l'angolo e poi anziché le catenelle vado nella terza catenella d'inizio, 1, 2 e 3, entro, ho 3 asoline che chiudo insieme e abbiamo così finito il quarto giro. E adesso siamo al quinto giro. Quinto giro si parte nello stesso modo, quindi 1, 2 e 3 catenelle, se vuoi sulla terza inserisci il marcapunto, filo sull'uncinetto, entra nello stesso punto e fai la maglia alta. Quindi abbiamo le prime 2 maglie alte. Ok, ora dobbiamo copiare quello che c'è giù, che abbiamo nel giro sottostante. Quindi andiamo sulla prima maglia e faccio una maglia alta. Sulla seconda maglia andiamo a fare la maglia alta e sulla terza stessa cosa. Ecco, praticamente dobbiamo, quello che vediamo sotto faremo in totale, quindi adesso nel primo lato abbiamo 2, 4, 5 maglie alte, mentre nel giro sotto avevamo soltanto 3 maglie alte in totale, in totale. Ora copiamo quello che c'è sotto, quindi catenella, vai sulla maglia alta e fai la maglia alta, catenella, sulla maglia alta, fai la maglia alta e di nuovo catenella, maglia alta, sulla maglia alta, catenella, e adesso sei vicino all'angolo, copia quello che vedi, quindi su ogni maglia alta farò una maglia alta. Ok, adesso sono nello spazio dell'angolo, entro e ne faccio altre 2. Però meglio. Ne faccio altre 2 e poi faccio 2 catenelle per separare e di nuovo altre 2 perché sono nell'angolo. L'angolo non cambia. E quindi ho di nuovo 2, 4, 5 maglie alte e 5 buchini. Ok? Proseguiamo copiando il primo lato, quindi ogni maglia alta avrà la sua maglia alta. Fai la catenella e vai sulla maglia alta che segue, catenella, sulla maglia alta e fai la maglia alta e continua così. Continua a fare catenelle e maglie alte. Quando arrivi all'angolo, sull'angolo, una maglia alta su ogni maglia alta. Poi sei nell'angolo, ne farai 2 maglie alte, separi con 2 catenelle di separazione appunto e altre 2 maglie alte per iniziare il nuovo lato. È piacevolissimo proprio, ok? Quindi abbiamo fatto 2 lati insieme, ne mancano 6, sì, certo, ne mancano 4, se la matematica non è un'opinione, se sono... No, vabbè, se sono 6 lati, ne hai fatti 2, ne mancano ancora 4. Copia il lavoro che hai sotto. Ricorda che avrai 2, 4, 5 maglie alte, 5 buchini e 5 maglie alte. L'angolo è sempre lo stesso. 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Finiamo il nostro quinto giro. Oramai sapete come finire l'angolo, sempre con inserendo le 2 maglie alte proprio all'inizio, da dove noi siamo partiti di qua, e poi per unire le 2 parti filo sull'uncinetto nella terza catenella d'inizio, entri, prendi il filo e chiudi le 3 asoline. E così abbiamo finito il nostro terzo, no, sì, 1, 2, 3, 4, 5, vi ho detto oggi do i numeri, il nostro quinto giro, quinto. Andiamo a fare il nostro sesto giro.
3 catenelle d'inizio e una maglia alta. Quindi come vedi l'inizio è sempre lo stesso. Anche qui devi copiare ciò che hai nel giro sottostante. Dove vedi maglie alte fai le maglie alte. Quindi ogni maglia alta avrà la sua maglia alta. Ok, e adesso di maglie alte ne abbiamo 2, 4, 6, 7. E poi vado a fare i miei buchini, quindi catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, catenella, maglia alta ovviamente sulla maglia alta. I buchini rimangono sempre 5. Crescono invece le maglie alte che, come hai visto, adesso saranno 7. Quindi adesso te le conto: 2, 4, 6 e 7. Quindi da questa parte ne hai 7, da questa 7 e 5 sono sempre i nostri buchini. Ora giriamo, cioè giriamo, facciamo questo lato, di nuovo 2 catenelle di separazione, aggiungi 2 maglie alte al tuo angolo, ok? E poi copia, praticamente vai a fare una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante. Ok, e poi andiamo a fare catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, e procedi, vai avanti così fino ad arrivare alle maglie alte che saranno poi 7. Eccole qua: 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perché la sesta e la settima sono quelle dell'angolo, ok? 2 catenelle di separazione e fai le altre 2 maglie che ti servono per girare, che fanno parte dell'angolo. Procedi così per gli altri lati. Come vedi devi semplicemente copiare quello che c'è nel giro sottostante. Ti cresceranno le maglie alte, rimarranno intatte invece, rimarrà intatto invece il numero dei forellini. Chiudi il sesto giro nello stesso identico modo degli altri giri. Hai fatto tutte le maglie alte, completi l'angolo con le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto nella terza catenella d'inizio e chiudi le 3 asoline. E abbiamo così finito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sesto giro, quindi dove come maglie alte tu avrai 2, 4, 6, 7 e 5 buchini. Ok? 7, 7 più 5. Gli angoli ovviamente hanno 2 catenelle. Il settimo giro, aspetta che te lo faccio con le dita, è uguale. Quindi praticamente tira su 3 catenelle, a fianco metterai la tua maglia alta e copia il giro sottostante. Quindi su ogni maglia alta che vedi nel giro sottostante, partendo dalla prima, occhio, questa, quindi ogni maglia alta avrà la sua maglia alta. Segui praticamente il disegno che hai sotto e lo imiti o lo copi. Adesso dovremo avere 9 maglie alte: 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sono cresciute le maglie alte, i buchini no, rimangono gli stessi. Quindi fai la catenella e vai a lavorare su ogni maglia alta. Catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, e prosegui fino ad arrivare alle maglie alte dalla parte opposta, che è questa del lato, maglie alte del lato
dalla parte opposta dello stesso lato. Ce la posso fare? Sì. Ok. E nell'angolo ovviamente cosa faremo? Diciamolo tutti in coro, dai. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, bene. Bravissima e bravissimo. Dunque, questo è il gioco, il lavoro che dobbiamo fare nel settimo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, nel settimo giro. Gli angoli sono sempre gli stessi, i punti alti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 2, 3, 4, 5 rimangono i buchini, quindi 9, 9 e 5. Fai così tutti i lati, ci vediamo per il giro successivo. Allora, guardami, abbiamo finito il nostro settimo giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abbiamo chiuso il giro come ti ho già mostrato per tutti questi giri che abbiamo fatto, e vai che mi ripeto. Siamo al settimo giro e abbiamo 1, guarda da questa parte in su, 1, 2, 3, 4 giri con i buchini, e qui abbiamo la separazione del blocco, quindi abbiamo 4 giri con i buchini. Siamo arrivati ad avere 2, 4, 6, 8, 9 maglie alte vicino all'angolo, 9 maglie alte dalla parte opposta. Ok, i buchini sono sempre 5, 1, 2, 3, 4, 5, con la separazione di una catenella. Andiamo a fare l'ottavo giro. Questo ottavo giro è il giro di maglie alte e sarà, ogni volta che noi arriviamo a 5 buchini, sarà il giro che separa un blocco dall'altro. Quindi si parte semplicemente con il solito angolo, quindi 3 catenelle, rientra nello stesso punto e fai la seconda maglia alta. Ora, partendo dalla prima maglia alta, quindi questa, partendo già dalla prima, inizia a fare la maglia alta e su ogni maglia alta farai una maglia alta. Ok, fino a qui sembra che non cambi nulla. Vai avanti fino a completare e lavorare tutte le maglie sulle maglie alte. Quando arrivi dove ci sono i buchini, che sono questi, semplicemente riempi il buchino. Dove c'è la catenella farai la maglia alta, dove c'è la maglia alta fai la maglia alta. Quindi qui maglia alta e sulla maglia alta maglia alta. Ok. E continua fino a completare tutta la lavorazione di maglie alte sui nostri buchini, così, e poi mi vai a lavorare, questa è già lavorata, attenzione, mi vai a lavorare anche una maglia alta su ogni maglia alta. Ok, fino all'ultima. Poi andiamo nell'angolo e ovviamente faremo l'angolo solito, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra e fai 2 maglie alte. Ecco, questo qui è il giro di divisione tra i blocchi, quindi il giro di maglie alte. Ok, quindi in totale in questo giro avrai 31 maglie alte, compreso le due, il metangolo, no? Le due iniziali e le due finali, quindi metangolo. E così dovranno essere gli altri lati. Ritorna, quindi lavora in questo modo per tutti i lati, controlla che le maglie siano le stesse che io ti ho appunto detto,
e poi mi chiudi il giro e ci vediamo per il giro successivo. Ok, abbiamo finito così l'8º giro. Come detto, abbiamo 31 maglie per ogni lato più l'angolo, attenzione, 31 da questa parte fino a questa parte, poi le 2 catenelle, poi di nuovo 31 e via dicendo. Ora bisogna ricominciare, cioè ricominciamo il disegno da questo punto, quindi dal giro 1 2 3, dal 4º giro. E come ricominciamo? In questo modo, guardami. Allora, qui abbiamo unito come al solito con filo sull'uncinetto nella terza catenella di inizio e chiudiamo le 3 asoline. Ripartiamo con le 3 catenelle e andiamo nel nostro angolino, quindi da dove siamo partiti, in poche parole, facendo la maglia alta, intruso. Ok? Poi sulla prima maglia alta vai a fare una maglia alta e fin qua ci siamo, e smetti con 3 maglie esattamente come hai fatto in questo giro. 1 2 3 nel 4º giro. Ok, abbiamo 3 maglie alte. Iniziamo con una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia successiva e facciamo la maglia alta. Di nuovo catenella, salta una, vai nella maglia successiva e fai la maglia alta. Catenella, salta una maglia, vai nella maglia successiva e fai la maglia alta. Devi avere 5 spazi, 1 2 3, continua fino ad arrivare a 5. Questo è il quarto e questo è il quinto. Benissimo, quindi 1 2 3 4 5 più le 3 maglie iniziali. Ora dobbiamo fare le maglie alte, quindi di maglie alte ne devi fare 11 e sempre 11 saranno quando dobbiamo fare i foretti. Ok, quindi andiamo a farne 11. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Ok, se tu noti, adesso questo te lo faccio notare proprio così almeno sei sicura, hai 11 maglie alte dopo aver fatto i 5 fori, 1 2 3 4 e 5. Se tu noti, questa maglia corrisponde a questa, che corrisponde a questa, che è la prima del foretto, e corrisponde a questa, quindi siamo in linea. Quindi questa parte, queste 11 maglie alte praticamente sono gli stessi spazi che noi occupiamo per i foretti, ok? Così tu sai, guardando la prima maglia che fa da sponda a queste 11 maglie alte, tu sai che sei nella retta via, diciamo così. Abbiamo fatto quindi le 11 maglie, fai la catenella, salta una, vai in quella successiva, maglia alta, catenella, salta una, in quella successiva maglia alta, catenella, salta una, maglia alta, catenella, salta una, maglia alta, catenella, salta una, maglia alta, e tu avrai di nuovo 5 fori, 1 2 3 4 e 5. Vai nel tuo angolo e fai le 2 maglie alte più 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ecco, questo è il lato. Come tu noti, stai notando, adesso i foretti saranno 2. Qui ne avevi solo uno, adesso ne avrai 1 e 1 2. Qui avrai la parte che si svilupperà con le maglie, le 11 maglie alte, quindi proseguirai per 1 2 3 4 giri, quindi questo rimarrà per 4 giri,
qui ne hai solo uno, questo qui non va calcolato, il giro, quello che divide questa parte dalla parte successiva o questo blocco dal blocco successivo non si calcola, questa parte non la calcoli. Quindi quello che tu devi fare adesso è controllare di avere i 5 fori, quindi 3 maglie alte e 5 fori, 1 2 3 4 5, e 5 le hai da questa parte e 11 le hai centrali. Se per caso qualcosa non torna, controlla di aver fatto tutto giusto, perché deve essere per forza così, ok? Quindi tutti i lati saranno nello stesso modo. Ripartirai facendo la maglia alta sulla prima maglia alta e poi continui come abbiamo appena fatto, quindi ne salti una, non questa perché questa l'hai appena lavorata, ne salti una, vai nella successiva, maglia alta e catenella saltando una e vai a fare 5 fori o foretti come piace dire a me. Controlla di averne 5, 1 2 3 4 5. Allora adesso partirai con le 11 maglie alte. Se tu noti, questa che fa da sponda è esattamente la prima di ogni foro sottostante, ok? Vedi che è in linea, quindi ci sei, vai a fare 11 maglie alte. Quando hai fatto le 11 maglie alte, riprendi il punto con i foretti, quindi una catenella, salti una, maglia alta, catenella, salti una, maglia alta, catenella, salti una, maglia alta. Vai avanti così fino ad arrivare a toccare il tuo angolo, così vedi? Questa è l'ultima, controlla di avere 5 fori, ok, e fai il tuo angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte, ripartirai sempre con una maglia alta, ok? Devi averne 3, 2 che sono nell'angolo e 1 proprio sulla prima maglia alta, e prosegui così per tutti i lati che troverai, ok? Finito il nostro nono giro, quindi abbiamo detto 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lo abbiamo finito, riprendiamo con il decimo, quindi tira su sempre 3 catenelle più una maglia alta e adesso lavori una maglia alta su ogni maglia alta. Noterai che adesso non hai più 3 maglie alte, ma ne hai 5. Praticamente stiamo rifacendo esattamente questo giro. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi il decimo, che è quello che stiamo facendo, è uguale al quinto. Ok? Quindi devi copiare quello che tu vedi sotto. Quindi sarà una catenella e una maglia alta sulla maglia alta, catenella, una maglia alta, devi prenderla, Marina, ok, sulla maglia alta e via dicendo. Copia praticamente il lavoro che hai sotto e rifai esattamente lo stesso disegno. Qui quando avrai le 11 maglie alte semplicemente rifai le 11 maglie alte. Praticamente stiamo ripetendo tutto, ma il disegno si ingrandisce e di conseguenza avrai sempre più celle inteso come quella delle maglie alte e quella dei foretti, ok? Quelle delle maglie alte e quelle delle maglie alte e quella dei foretti, ok? Quindi da adesso in poi puoi andare avanti da sola o da solo. Se non ti ricordi, tu guarda semplicemente il disegno che hai fatto sotto e quindi ripeti esattamente il disegno. Quando arrivi ad avere, che è questo giro qua, e tutto si ripete tutto, solo che man mano tu vedrai
che avrai sempre più quadratini di punti a foretto e punti a maglie alte. Sì, quadratini con i foretti e quadratini con le maglie alte, vabbè, mi hai capita. E quando tu arriverai ad avere qui nell'angolo, qui ne hai 2, 4, 5, ad averne 9, 2, 4, 6, 8 e 9, ok, vuol dire che tu hai già fatto 1, 2, 3, 4 giri con i foretti, qui ne hai 2, quindi devi fare altri 2 giri. A quel punto dividi il lavoro, cioè nel senso che farai questa riga di maglie alte dal quarto giro in su, vedi 1, 2, 3, 4, fai questo giro di maglie alte, gli angoli sono sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e qui hai semplicemente una catenella per fare il tuo foro, ok? 11 sono le maglie alte centrali in questo caso. Quando avrai fatto anche il giro delle maglie alte, ripeti di nuovo il giro numero 1, 2, 3, numero 4. Ripeti il giro numero 4. L'unica attenzione che io ti chiedo, perché il lavoro venga bene, è ricordarti di come si parte dopo aver fatto il giro di maglie alte, che è questa riga che abbiamo appena fatto, ok? Che sarebbe poi questa, la quarta riga, eccola qua, 1, 2, 3, 4, e te l'ho fatta rivedere anche qui. Ecco, ti dicevo, l'unica cosa che mi raccomando è proprio dell'inizio, cioè di fare attenzione ad avere sempre 5 fori quando parti, ok? Dopo 3, 1, 2, 3, 4, 5, e di contare le maglie alte che devono essere 11 e riconoscere quando tu stai partendo che devi avere questa spalla che viene dritta, ok? Perché altrimenti se prendi una maglia da una parte e una maglia dall'altra qualcosa non va, il gioco non viene, il gioco di fuori e maglie alte non viene, quindi sicuramente qualcosa di sbagliato c'è nel lavoro. Semplicemente disfa quando vedi così e rifallo, perché qui è un lavoro piuttosto geometrico, quindi non può essere che ti avanza una maglia. Quando succede nelle mie creature, te lo dico sempre, ti dico sempre, qui non ti preoccupare se per caso non arrivi con 2 maglie o una maglia, quello che sia, non ti preoccupare, mangia una maglia o recupera una maglia, ok? Ma in questo caso è veramente geometrico, quindi per arrivare alla nostra manica devi avere le maglie giuste, e se tu fai attenzione a queste piccole regole che ti ho detto, avrai sempre le maglie giuste. Ogni lato è identico, un lato è uguale all'altro e di lati ne abbiamo sempre 6 per ora, per ora. Adesso il piccolino lo lascio da parte e lo proseguo. Ti faccio vedere invece, questo è per il promemoria che ho, ti faccio vedere per quanti giri sono andata avanti io, tenendo conto che qui mi sono fermata, quindi questo è l'ultimo giro che ho fatto. Allora aspetta che se riesco, vabbè, niente, non importa, facciamo così. Questo è l'ultimo giro che ho fatto, poi dopo ho unito, eccolo qua. Ho finito in questo punto, quindi sono arrivata ad avere un quadratino con i punti foretti, 2 quadratini con i punti foretti, al terzo 1, 2, 3, quando ne ho avuti 3 mi sono resa conto che ero arrivata già a misura, quindi io non ho fatto il quarto giro, mi sono fermata al terzo giro, qui, mi sono fermata qui, perché avevo già la misura della manica, e la stessa cosa devi fare tu, non seguendo me ovviamente, perché dipende da quale filato e che misura devi raggiungere della tua manica, ok? Io mi sono fermata, adesso ti dico la mia misura, più che la mia misura, la misura della manica, tenendo conto che mi sono fermata ok, dopo 3 giri di foretti,
e ho una manica da 17 più o meno 17, ok? Se io faccio così ce l'ho anche a 19, però se la tengo morbida siamo a 17 centimetri circa, tieni conto sempre il circa, ok? A 17 centimetri tu cosa farai? Cioè, attenzione, per me 17, per te magari 16, oppure 20 o 25, dipende da quale sarà il tuo primo step, cioè cercare la misura della manica, e qui ti prego di fare attenzione, cioè devi provarla, è fondamentale. Quindi quando tu arrivi ad avere, allora adesso innanzitutto questo è ciò che abbiamo, e Marina per non disfarlo metterà un segnapunto, ne hai 2000 di segnapunti, quindi usali, ok? Quando tu hai il tuo lavoro, stai andando avanti, devi capire, perché qui non è che si capisce molto visto così, giusto? Devi capire se sei arrivata alla misura della manica, quindi tu prendi un lato, la fine dello stesso lato e lo unisci in questo modo. Poi mettilo per bene, quindi di nuovo angolo con angolo, ed eccolo qui. Praticamente questa sarà la tua manica e questa la tua metà corpo. È ovvio che tu devi andare avanti finché ritieni che non hai raggiunto l'ampiezza della tua manica, quindi vai avanti. Quando pensi di aver raggiunto la circonferenza del tuo braccio, oppure l'ampiezza che tu vuoi dall'ascella alla tua spalla, quello che vuoi tu, metti dei segnapunti e per favore provala, perché è fondamentale sapere quando devi fermarti, perché la prima misura che tu prenderai, che noi prenderemo, sarà proprio quella della manica. Quindi se non vuoi una manica troppo larga, già in partenza, non fare una manica troppo ampia. È ovvio che farai la manica giusta per te, che sia ampia quanto ti occorre. Questa è una precisazione che penso che ti servirà, perché tanto ampia sarà la parte, qui ci sarà la mia ascella e qui ci sarà la mia spalla, tanto ampia sarà questa parte quanto ovviamente ampia sarà la mia manica, che poi posso andare a restringere, però se tu fai attenzione a questa misura parti già da una manica più adeguata al tuo braccio, alle tue braccia, perché ne abbiamo due, grazie a Dio, ne abbiamo due, quindi alle tue braccia. Quindi primo step, andare a raggiungere l'ampiezza della manica. Te l'ho spiegata, penso, nel modo migliore. Mi raccomando, prova. Quando hai raggiunto l'ampiezza della manica, fermati, riprendimi, che andiamo a chiudere la manica e ti faccio vedere come si va avanti. Precisazione per chi magari è la prima volta che fa uno dei miei progetti e non sa quanto io amo questo tipo di progetto e quanto lo uso il cardigan a 6 lati, ok? Un esagono. Ovviamente ce ne vanno due. Adesso questo è il fratellino piccolo, deve diventare grande come il fratello, ok? Quindi ci va la parte destra, diciamo, in questo caso messa così, se la indosso è la parte destra più la parte sinistra. Quindi quando tu raggiungerai l'ampiezza della tua manica, è ovvio che, o magari sì, a te va già bene così, ma per quanto mi riguarda è ovvio che non ho la larghezza, quindi poi andiamo, dopo aver chiuso la manica, a trovare la larghezza invece del tuo corpo, ok? Ok, quindi sappi già che ce ne vanno due. Questo è piccolino ma diventerà grande. Ed eccoci con le due parti. Quindi quando tu arrivi all'ampiezza della manica, ok, alla misura, tu avrai messo i marcapunto e l'avrai provato, lo dico tante volte perché questa è la parte dove ti darà la misura manica. Se non la provi
rischi che o sia troppo grande o sia troppo stretta. Quindi tu, quando avrai il tuo esagono, tu prenderai un lato e l'altro lato come già ti ho mostrato, ok? Chiudi in questo modo e lo provi. Ok, io sono arrivata a misura. Tra l'altro nel post-it che avete visto nel passaggio precedente c'era scritto 3, invece questo è un segnalino, diciamo, che io scrivo per ricordarmi che uncinetto sto usando, ma non è vero, io uso il 3,5, quindi vabbè. Comunque sia, avevo messo il post-it di un altro, che io ne sto iniziando con vari filati e quindi avevo messo il post-it sbagliato. Comunque il 3,5, l'uncinetto, ma lo sapete già. Allora, fatto questo, possiamo mettere via quello che abbiamo già chiuso, cioè questo, lo possiamo mettere via. E adesso andiamo a chiudere la nostra manica mettendo il lavoro a rovescio, ok? Quindi prendiamo il lavoro e lo mettiamo a rovescio, quindi questa parte andrà con questa, il dritto è qui, andiamo a posizionarlo bene, tieni fermo il lato questo, ok. Adesso dobbiamo semplicemente andare a cucire questa parte, che se vuoi la cuci ad ago, altrimenti seguimi. Ok, inseriamoci dove abbiamo il filo collegato e entriamo nell'angolo opposto. Porta il filo dalla parte opposta, vedi? Lo prendi e lo porti all'interno e così abbiamo già chiuso l'apertura della nostra manica e andiamo in direzione della spalla. Ok, ora salta l'angolo, vedi? Salta questo, fai una catenella innanzitutto, salta questo angolo, questo buchino dell'angolo e vai nella prima maglia, questa. Ops, mi è scascato. Quindi salta questo, vai, hai fatto la catenella, vai in quella successiva, prendi la maglia e fai una maglia bassa. Fai la stessa cosa dall'altra parte, quindi salto l'angolo, nella maglia successiva entro e faccio la maglia bassa. Fai la catenella quando devi lavorare da questa parte, quindi catenella, salto una, vado in quella successiva, maglia bassa. Vado dalla parte opposta, salto una, catenella maglia successiva, faccio la maglia bassa. Ora devo lavorare da questa parte, quindi faccio la catenella, salto una, nella successiva maglia bassa, vado dalla parte opposta, salto una, nella maglia successiva maglia bassa, catenella, salto una, nella maglia successiva maglia bassa, guardo dalla parte opposta, salto una e nella maglia successiva maglia bassa, catenella. Ora salti il vuoto dove c'è la catenella, vai sulla maglia bassa, sulla maglia alta, scusami, e fai la maglia bassa. Stessa cosa fai dalla parte opposta, salti questo, vai sulla maglia alta e fai la maglia bassa e continua, catenella, sulla maglia alta, maglia bassa, dalla parte opposta salti la catenella, vai sulla maglia alta. Quando ci sono gli spazi lavorerai sulla maglia alta. Quando devi lavorare sulla parte frontale, cioè questa, fai la catenella. Quindi salti, vai sulla maglia alta, maglia bassa. Salti, sulla maglia alta fai una maglia bassa. Adesso devo lavorare di qua, quindi faccio la catenella, maglia bassa, maglia bassa, catenella, maglia bassa, maglia bassa. Ok, e qui ovviamente invece catenella,
salti una maglia bassa, dalla parte opposta salti una maglia bassa e vai avanti così per tutto il lato. Sì, lato inteso come chiusura della manica, ok? Quindi procedi con questo tipo di chiusura per tutta questa parte fino ad arrivare qui. Quando arrivi alla chiusura della manica alla fine ti ritroverai come me, quindi praticamente chiudi, fai la maglia bassa su questa ultima maglia alta e stessa cosa fai di là. Allora a questo punto io vado a chiudere, quindi chiudo entrando nel mio angolo, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ok, abbiamo chiuso quindi la nostra manica. Se poi non arrivi come me, però comunque hai chiuso tutte le maglie e va bene lo stesso, cioè io ti ho fatto vedere come l'ho chiuso io. E quindi adesso rigiriamo di nuovo la nostra manica sulla parte dritta ed ecco la nostra bellissima cucitura. Io la trovo molto più bella fatta a uncinetto, però ripeto, i gusti sono gusti, quindi ognuno farà come meglio crede la propria chiusura. Adesso ci ritroviamo con il filo proprio in centro, siamo proprio qui. Allora, ora ti faccio vedere. Dobbiamo adesso lavorare, aspetta, prima di dirti, dobbiamo adesso lavorare per allargare il nostro cardigan, quindi magari tu non hai necessità di allargare il cardigan e ti devi fermare qui, però se hai necessità di allargarlo ti mostro come faccio io per allargare il mio e lavoreremo sulla parte diciamo avanti, ecco per intenderci, quindi questa parte avanti fino all'angolo che lavoreremo la parte sotto e poi la parte dietro per poi unirci qui in cima da dove noi partiamo. Ok, ora ti faccio vedere la chiusura e la chiusura della parte opposta. Questa qui è l'altra metà e come sono partita. Come vedi, allora qui ho 1 2, ho finito qui, dunque ho finito nel terzo giro di buchini, 1 2 3, quindi ovviamente la stessa cosa, 1 2 3, ho finito qui e poi ho fatto il quarto giro di buchini. Come tu noterai qui, io ho tutte maglie alte, quindi praticamente il giro che adesso andiamo a fare sono di tutte maglie alte. Se tu vuoi suddividerle in 11 maglie alte, perché qui devono essere 2 4 6 8 10 11 maglie alte, poi per quanto mi riguarda io mi ritrovo queste maglie in più, quindi io ho deciso di fare sulla spalla le maglie alte. Ok, magari tu sei in un altro punto, vedi tu, puoi fare tutti i buchini o se ti ritrovi a dover fare i buchini, ma se sei dove ci sono le maglie alte ti ritroverai o qui o qui o qui a seconda di dove hai finito il giro. Io non mi sono fatta problemi e così ho fatto il giro sulla spalla con tutte maglie alte per poi farsi, vedi qui sopra avrò poi tutte maglie con i buchini, ne ho più di 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, a me va bene così. Io quindi sulla spalla ho fatto questo, cioè non sono stata, anche perché non è possibile che ci ritroviamo con i punti giusti. Se tu ti ritrovi coi punti giusti, tanto bene. Se non ti ritrovi, fai come ho fatto io, ok? Quindi detto questo, noi adesso partiremo praticamente dalla parte centrale e andiamo a fare l'unica cosa che dove devi fare attenzione è di fare gli stessi punti che hai fatto in questo punto qui, anche dalla parte opposta. Quindi io inizierò proprio dove c'è lo spazietto come ho fatto qui, ok? Quindi questo punto, e farò le 3 catenelle e 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie alte. Quindi
Ok, riprendo il mio filo, vado sulla diciamo exangolo e faccio una maglia bassissima e faccio le 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, e quindi conto 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso vado a controllare che sia uguale anche dall'altra parte, calcolando 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Quindi questa parte l'ho fatta in modo corretto. Quando tornerò e avrò fatto i buchini, il quarto giro dei buchini, dovrò farne ovviamente partendo dalla prima maglia alta 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, per poi chiudere il giro. Quindi a seconda di dove tu sei, l'importante è che una parte la fai uguale all'altra. Potresti trovarti come me o potresti trovarti con meno maglie alte, a seconda di dove ti sei fermata. Se ti sei fermata qui, te ne trovi solo 3 da una parte più 3 dall'altra, e quindi fai lo stesso giochetto che ho fatto io. Avrai l'unione delle maglie alte sia da una parte che dall'altra, e poi partirai con i buchini. L'importante è che qui devi giocare con, ecco, io avevo una bustina sotto le ruote. L'importante è che tu capisci che nella parte centrale non potrai mai avere, non è proprio corretto, magari ti ritrovi a non avere le 11 maglie alte e i 5 foretti, ok? Quindi non è un problema. Io, hai visto cosa ho fatto sulla spalla è così, anche perché poi quando tu lo appoggiamo sulla spalla, questo lo vedo da una parte, questo lo vedo dall'altra, e combacia con il disegno, quindi a me va bene così. Qui non mi fascio la testa, ok? Quindi continuo a lavorare come sempre abbiamo fatto, rispettando i giri. Io qui devo fare il quarto giro, quindi faccio il mio punto foretti. Qui non ho nulla da farti vedere, se non dirti vai avanti con il giro che devi fare, in base a dove ti sei fermata continuerai. No, questo basta, ce n'è già 5. Le 11 maglie alte e via dicendo. L'angolo rimane sempre lo stesso, ok? Non cambia nulla. Quindi qui devi fare ancora tutte le maglie alte, e ci vediamo quando devo chiudere questo primo giro dell'allargamento del nostro corpo. Arrivata a fine del giro, vedi che qui abbiamo le 3 catenelle, faccio l'ultima maglia alta e vado ad unirmi con la partenza del mio giro, quindi entro nella terza catenella d'inizio, prendo il filo e lo porto all'interno, e così ho chiuso. Controlla che queste maglie siano le stesse che hai già fatto per l'altra metà, se sei già alla seconda parte. Se sei nella prima parte, saprai che la seconda parte dovrà essere fatta con le stesse maglie, quindi la parte che avrai dalla parte opposta del tuo cardigan dovrà avere le stesse maglie nello stesso punto. Tutto qui. Poi da qui tu ritiri su di nuovo le 3 catenelle, segui il lavoro che devi fare. Io adesso devo fare il giro delle maglie alte, io seguirò il lavoro che devo fare con il giro delle maglie alte, chiuderò nello stesso modo. Il giro successivo ovviamente devo spostare, quindi da questa parte avrò i miei foretti, te lo faccio vedere da qua. Vedi? Qui abbiamo fatto il giro di tutte maglie alte, questa è la chiusura della manica, il giro che abbiamo fatto insieme. Qui farò il giro delle maglie alte, poi dipende da dove tu sei, ok? E poi sulle maglie alte io farò il punto foretti, vedi? Ricordati
che per vedere se tu sei nel giusto, cioè stai facendo i foretti nel punto giusto, puoi sempre avere questo punto di riferimento, cioè i punti partono e devono finire. Se devi fare il giro dei punti foretti, vedi, devi avere una linea verticale che sia dritta. In questo modo tu sai se sei partita con i punti foretti nel modo giusto. Ok? Io ho già un punto di riferimento perché l'ho già fatto, quindi adesso farò le 3 catenelle più una catenella di separazione, salto una e inizio con la prima maglia e vado avanti così fino ad arrivare in questo punto che mi corrisponderà all'ultima maglia, quella di sponda, e quindi da qui inizio con le 11 maglie alte e poi riparto. Questa è la maglia di sponda, questa che corrisponde, vedi, maglia di sponda, e ripeto, ok? Perché qui non partiamo più dall'angolo e di conseguenza ti devi regolare tu dove puntare per fare i foretti. Conoscendo questa sponda sai che questa deve essere una maglia, l'ultima maglia se è quella dei foretti, l'ultima maglia se è quella delle maglie alte. Ok, adesso vai avanti in questo modo fino a trovare la larghezza che a te va bene. Io continuerò come ho continuato con questa metà, poi controllo sul manichino e ovviamente lo proverò, controllo se sono arrivata alla misura giusta dell'ampiezza della metà cardiga e all'ampiezza dell'altra metà cardiga, unendoli insieme come adesso ti mostrerò sul manichino. Ora, prima di farti vedere sul manichino, perché devo ancora andare avanti, ti voglio far vedere un piccolo trucchetto. Non è un trucchetto, sicuramente tu hai già capito come fare. Io per esempio adesso devo fare il giro dei buchini dopo aver fatto il giro con tutte maglie alte. Allora, sapendo che questo è la mia sponda, quindi qui deve esserci l'ultima maglia alta, io vado a ritroso verso il mio uncinetto, quindi so che questa deve essere una maglia alta, quindi qui ci sarà la maglia saltata, quindi maglia alta, salto, maglia alta, salto, maglia alta, salto, quindi dove sono io in questo momento posso fare la maglia alta, ma io ero qui. Quindi se io parto dal punto in cui sono, sicuramente non mi trovo bene con le maglie, quindi ripeto, parto da qui. Questa è la mia sponda, vedi come va dritto in verticale. Maglia alta, salto, maglia alta, salto, maglia alta, salto, maglia alta, salto, maglia alta mi va qui. Quindi io mi sposto in questo punto con una maglia bassissima e parto da qui con le 3 catenelle più una di separazione nel mio caso, ok? Salto una e vado a fare la maglia alta, catenella, salto una e vado a fare la maglia alta, catenella, salto 1 e vado a fare la mia maglia alta e vedi che mi ritrovo bene, cioè nel senso che questa maglia è la maglia di sponda, vedi? Ok, ecco, volevo farti solo vedere questo, anche se sicuramente tu lo sapevi già, ok? Di fare il conteggio partendo dalla sponda, quindi dalla maglia che delimita un lavoro dall'altro, e facendo così ti ritrovi sempre dalla parte dei bottoni. Ok, eccoci qua sul manichino come ti dicevo. Attenzione! Quando tu hai realizzato la prima parte e la seconda parte, quello che devi fare è mettere i segnapunto e provarlo. Ti faccio notare una cosa: non farlo troppo abbondante sul dietro, quindi così va bene. Quando vedi che tira in questo modo va bene, perché dopo ti spiego nel passaggio successivo. Altra cosa, devi prendere la misura del tuo scollo, quindi decidi
quale sarà la misura del tuo scollo. Non ti preoccupare per questa parte che vedi avanzare, perché noi qui saliremo sia con l'allargamento del davanti sia con il bordo, e quindi arriviamo anche più in alto volendo. Comunque sia, ti faccio vedere poi come fare per recuperare questo spazio. Quindi il passo che devi fare adesso è vedere quando il tuo cardigan è pronto, soprattutto per il retro, non tanto per il davanti, che adesso ti faccio vedere. Il davanti deve chiudere con il marcapunto, quindi devi riuscire a chiudere col marcapunto. Se non ci riesci, non ti preoccupare, comunque sia l'importante, il primo passo è quello di raggiungere la tua schiena, e in questo caso hai visto, ci siamo arrivati. A me sul davanti tira un pochino, quindi va bene come spazio qui, perché e adesso lavoreremo. Prima andiamo a chiudere la schiena, poi lavoreremo tutta questa parte, quindi compreso il giro dietro, ritorniamo su e lavoriamo la parte dietro dello scollo. In questo modo si allargherà il davanti. Allargandosi il davanti è ovvio che ammorbidisce anche la parte dietro. Dobbiamo fare questa parte di allargamento, più poi ci sarà la parte della bordura. Tieni conto di questa cosa, ok? Proprio per sapere dove devi finire. In questo caso ti faccio vedere la mia, perché qualsiasi misura sia, comunque sia, più o meno ti dovrai trovare a questo discorso, cioè che riesci a chiuderlo, magari tira, riesci a chiuderlo, e dietro così. Ok? Vedi che addirittura dietro ne ho. Quindi quando lo cucirò mi darà bene la prospettiva, quindi mi farà vedere bene come rimane, però a parte qui che potrebbe magari tirare un po', è normale, però la parte sotto va bene. Quindi io mi fermo quando tu sei arrivata alla tua misura, quindi alle tue due metà fatte in ugual modo, la provi, e quando ci sei arrivata fermati. Ricorda che dobbiamo adesso andare ad allargare la parte avanti compreso il dietro, quindi tieni conto che ci saranno dei centimetri in più. Ok, questo per farti capire. La scolatura ovviamente prendila dove tu ritieni più opportuno. Io mi sono fermata, quindi ho lasciato questo disegno dei buchini, questo e questo, e ho messo il marcapunto. Qui poi raggiungerò la mia scolatura mentre faccio l'allargamento del davanti. Ok? Quindi prova, 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 e poi ci ritroviamo. Allora dobbiamo chiudere la schiena, abbiamo già messo a rovescio il lavoro, quindi tu stai vedendo il rovescio e hai i tuoi marcapunto. Ok, questo è l'ultimo marcapunto che mi serve, dove devo fermare la cucitura, e qui è la fine, cioè l'inizio, scusami, è la fine, l'inizio. Praticamente lo chiudiamo esattamente come abbiamo iniziato, solo che qui devo riagganciare il filo, quindi riaggancio il mio filo, poi vado a prendere l'angolo opposto, porto il filo all'interno e chiudo. Ok, siamo pronti. Catenella. Dunque qui abbiamo 1, quindi qui abbiamo maglia alta, spazio, maglia alta, spazio, maglia alta. Quindi scusami, se sapessi che ore sono ti renderesti conto del perché. Allora, qui facciamo la maglia bassa, saltiamo, maglia bassa, saltiamo, maglia bassa. Quindi andiamo con la catenella che abbiamo fatto nella prima e facciamo la maglia bassa. Poi andiamo dalla parte opposta nella prima e facciamo la maglia bassa. Catenella per lavorare da questa parte, ricordi, saltane una, vai nell'altra, maglia bassa. Saltane una, vai nell'altra, maglia bassa. Catenella,
saltane una, vai nell'altra maglia bassa, saltane una, vai nell'altra maglia bassa. Ok, abbiamo iniziato la chiusura. Adesso catenella, salta la catenella sottostante, qui nel buchino vai sulla maglia alta, come vedi è esattamente come la manica, ok? Quindi procedi in questo modo fino a chiudere tutta la tua schiena in modo morbido, è sempre in modo morbido quando ci sono da fare le cuciture, in qualsiasi caso, sia ad ago che ad uncinetto. Chiudi tutta la schiena. Sto arrivando alla fine, quindi continuo a lavorare. Ok, adesso questo, l'ultimo punto dove io ho deciso di finire, che è verso la scollatura, lo prendo in questo modo, entro da questa parte, entro anche dall'altra parte e chiudo con una maglia bassa, ok? Così ho finito la cucitura della mia schiena, delle due parti, in poche parole, no? Abbiamo unito un esagono all'altro, quindi ci ritroviamo con la nostra cucitura della schiena. Eccola qua. Prima di andare avanti, perché qui sei ancora in tempo, prima di andare avanti lo provi, mi raccomando, devi assolutamente provarlo. Quando lo hai provato, a quel punto mi seguirai. La cucitura del nostro dietro l'abbiamo fatta e adesso possiamo procedere con il lavoro tutto intorno nel perimetro per allargare la parte avanti. Ora ci ritroviamo col filo proprio nel centro, ma io non voglio partire e finire i giri nel centro, non per qualcosa, ma perché qui ci saranno delle diminuzioni, quindi io devo forzatamente partire dopo una parte, quindi possiamo partire tra queste maglie alte o partire in questo punto. L'importante è lasciare libero questa parte qui, perché è qui che noi dobbiamo fare delle diminuzioni proprio per arrotondare lo scollo dietro, ok? Arrotondare lo scollo dietro. Quindi tu la cosa che devi fare è tagliare il filo. Quando posso non tagliarlo, lo sai che non vi faccio tagliare nulla. Tagliare il filo, ok, e ricongiungiamo, riprendiamo il nostro filo nel punto in cui voi desiderate. Io parto da questo punto, ok? Questo punto qua, quindi poco prima dell'inizio dei miei foretti. Tieni conto che puoi iniziare in qualsiasi punto, più lontano possibile da questa parte centrale, altrimenti poi ci ritroviamo a dover unire quando facciamo le diminuzioni, che diventa un pochino più complicato. Quindi allontanati, vai sulla spalla se vuoi, inizia dall'angolo se vuoi, ok? Puoi anche iniziare da un angolo. Io inizierò da questo punto qua. Quindi riprendo il mio filo e lo congiungo proprio all'inizio. Magari tu in questa parte avrai le maglie alte, non importa, inizia da dove tu desideri, ok? Io inizio da qui, quindi partiamo in ogni caso con 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta più una catenella di separazione per quanto mi riguarda, perché devo fare il punto foretti. Ok, adesso facciamo tutto il giro compreso gli angoli, quindi non dimenticarti di fare gli angoli, questo l'ho fatta male e quindi la rifaccio. Ok, quindi gli angoli li farei sempre, ne hai ancora 2 da fare. Allora ti faccio vedere, aspetta, tanto il giro lo sai fare tranquillamente da sola o da solo, ma ecco, devi lavorare tutto in tondo, quindi in tutto il perimetro del tuo cardigan,
rispettando l'angolo, rispettando ovviamente il disegno. A seconda di dove sei riparti e ci troviamo dove dobbiamo fare le diminuzioni, che è la parte dietro, qui dietro del nostro scollo. Sto arrivando a lavorare la parte di sotto dell'unione, vedi dove c'è l'unione. Allora qui devi fare un tuo calcolo, cioè io adesso non so dove tu sei nei giri, io sono nel terzo giro, vedi, dei buchini, quindi lo sai che i giri sono 4 più il giro con tutte maglie alte. Allora io qui ho 2 4 5 2 4 5, sono 10, devo averne 11 come maglie alte e quindi vado a fare, vedi qui c'è il mio ex angolo e qui l'altro ex angolo, faccio una diminuzione, quindi vado a lavorare qui come se fosse una maglia alta, ma tengo le 2 asoline, prendo il filo, entro anche nello spazio dell'altro ex angolo, chiudo le 2 asoline, ho 3 asoline, vado a chiuderle tutte e 3 insieme, così adesso avrò 11 maglie alte e il giro non ha più problemi, perché su queste 2 maglie che io ho chiuso insieme noi lavoreremo una sola maglia, quindi su queste 2 io lavorerò qui una maglia, ok? E quindi abbiamo anche chiuso la parte della nostra schiena e io in totale avrò quindi 11 maglie alte. Questa qui è la parte centrale della sotto della nostra schiena. 2 4 5 6, questa la calcolo 1, 7 8 9 10 e 11. Ok, così ti ho fatto vedere, quindi nell'eventualità fai una diminuzione tra quest'angolo e questo, in modo da far tornare il conto, e questo lo puoi fare in qualsiasi punto tu possa essere. E visto e considerato che non è il punto dell'angolo, noi dobbiamo avere le 11 maglie alte, giusto? Dobbiamo avere le 11 maglie alte oppure i 5 fori. Quindi trova il modo di far sì che questo si congiunga alla lavorazione. Guarda dove sono adesso. Questa è la mia schiena, ok? Questa è la schiena, questo è lo scollo e qui abbiamo l'unione. Allora io adesso devo arrivare il più vicino possibile per prendere 3 maglie. La prima maglia è questa, quindi questa e questa sono le seconda e terza, ok? Quindi diciamo 1 2 con quella centrale e 3. Quindi io abbiamo detto 1 2 e 3, devo lavorare ancora 2 maglie. Ok, per la prima volta magari non la vedi subito, poi dopo riesci a vederla, nel secondo giro già capisci dove devi farlo. Allora qui abbiamo 1, quindi questa è la prima maglia, la lavoro solo con 2 asoline, quindi non la chiudo, tengo le 2 asoline sull'uncinetto. Quella centrale la prendo e faccio la stessa cosa, lavoro solo 2 asoline. La terza, che è questa, la prendo, lavoro solo le 2 asoline, ora ho 4 asoline, le chiudo tutte insieme. Quindi questa è una diminuzione a 3 per realizzare una sola maglia, ok? Questa, una sola, qui ci sarà una sola maglia. Adesso procedo come se niente fosse. Se vuoi, puoi, dove hai fatto la diminuzione, mettere un segnapunto, ok? Questa è la nostra diminuzione. Continua il giro in questo modo, anzi qui lo chiudiamo perché io mi sono fermata qui, quindi andiamo avanti per le ultime maglie per chiudere il giro.
sono arrivata, vedi, queste 3 maglie fanno parte di questa maglia, quindi io mi unisco 1 2 3 con una maglia bassissima e ho finito il mio giro, il mio primo giro del perimetro, di tutto il perimetro del mio cardigan. Ok, adesso si riparte ovviamente nello stesso modo, quindi 3 catenelle. Io sono qui dove ci sono i foretti, faccio una catenella per distanziare, la catenella di separazione, e poi procedo. Ora non avrai più problemi nella parte sotto, segui il disegno. Ritorniamo poi qui dove c'è questa diminuzione. Ecco, siamo al secondo giro dell'allargamento, ok? Sono proprio dietro la schiena dove facciamo quelle diminuzioni. Quindi, come vedi, qui abbiamo fatto la diminuzione. Io cosa faccio? Inizio a stringere dalla penultima, quindi quella prima a dove abbiamo fatto la diminuzione, qui. Quindi faccio la stessa cosa, prendo il filo e chiudo 2 e tengo le 2. Vado in quella centrale, prendo il filo e chiudo 2, vado nell'ultima, quindi quella subito dopo, prendo il filo e entro, chiudo 2, ho 4 asoline, le chiudo tutte e 4 insieme. Adesso posso togliere il marcapunto da sotto e metterlo dove abbiamo fatto la diminuzione. E poi continuo con la lavorazione. Allora, quello che avete visto in questo momento è quello che voi dovete continuare a fare, ma fino a quando? Innanzitutto, quando fate un paio di giri, controllate che stia venendo bene, che stia girando bene, lo provate e quando vedete che inizia a stringere troppo vi fermate e non fate più diminuzioni, ok? Io vado avanti finché vedo che per me va bene e non stringe troppo sul collo, ok? Quando inizio a vedere che stringe, quindi che viene troppo stretto sul collo, allora a quel punto mi fermo anch'io e non faccio diminuzioni. Comunque io poi vi faccio vedere quanto sono andata avanti, ok? Intanto andiamo a fare tutti i giri che serviranno sia ad allargare il nostro cardigan sulla parte davanti, sia ad allungarlo, perché comunque lo stiamo allungando, ma a me non basterà, quindi dovrò ancora allungarlo. Ma tenete conto di una cosa, tenete conto che poi ci sarà, se volete, ci sarà il bordino. Quindi il bordino dipende da quanto lo volete alto, quindi occhio a quanto andate avanti. E se vedete che siete già a buon punto, quando lo provate, lì dovete proprio provarlo. Quando vedete che siete a buon punto, che le due parti sono vicine, quando lo provate e quindi con il bordo, tenendo conto che se dovete fare dovete mettere i bottoni, una parte si affiancherà all'altra, dovete tener conto di tante cose, dovete modellarlo su di voi, quindi andate avanti quanto a voi serve e come dico io, pennellatelo su di voi. Tenete conto che se, ripeto, volete fare la bordura ci saranno quei centimetri in più, ok? Buon proseguimento. Bene, a questo punto io mi fermo, io ho fatto 1, 2, 3, 4 giri, come vedi la parte dietro si è alzata moltissimo, in più ci sarà il bordo che andremo a fare, mi va bene anche soprattutto il fatto che sono arrivata alla mia metà corpo, come vedi sono arrivata alla mia metà corpo, terrò conto appunto del fatto che qui ci sarà la bordura, questa parte si accavallerà all'altra, quindi con la bordura quei pochi centimetri o tanti a seconda di quanto vuoi che sia alta la bordura mi servirà ulteriormente per allargarlo, però non ho la lunghezza e quindi a questo punto vado giù in lunghezza. Io mi sono fermata nel giro, nel primo giro, quindi se vuoi seguirmi anche tu, se ti ritrovi in questo punto, altrimenti non importa, basta capire come partire e iniziare
perché lavoreremo da questo angolo, tutto girato intorno a questo angolo. Andiamo a far crescere in lunghezza il nostro cardigan, quindi in qualsiasi punto tu ti fermi va bene. Se vuoi seguire me, ecco, io mi sono fermata in questo punto dove c'è il primo giro con i forellini. Ok, come detto, andiamo avanti adesso per allungare il nostro cardigan. Può darsi che tu non ne abbia bisogno, quindi salta questa parte, ok? E riprendimi poi per la bordura. Se invece ne hai bisogno, come ne ho bisogno io, allora io ho tagliato il mio filo e vado a lavorare, parto dal dritto, ma è uguale perché lavoreremo un giro al dritto, un giro a rovescio, dritto e rovescio, partendo da un angolo e finendo nell'angolo opposto. Quindi mi occorre agganciare il mio filo proprio, scusami, proprio nell'angolo, quindi qui, e tirerò su dopo aver agganciato il nostro filo. Prima faccio, ok, agganciati come tu sai fare, tirerò su 3 catenelle, 1 2 e 3. Ok, quindi abbiamo una sola maglia nell'angolo. Ok, queste è le prime 3 catenelle equivalgono alla maglia alta, quindi ne faremo soltanto più una e andiamo a lavorare mentre ci sono, tiro dentro il filo per queste maglie, andiamo a lavorare il giro come si presenta, quindi in qualsiasi punto tu sei mi farai la lavorazione. Io sono qui al primo giro, quindi devo continuare e vado a lavorare come si presenta il mio lavoro, né più e né meno. Quindi quando tu arriverai alla fine del giro, ti faccio vedere. Ecco, quando arrivi invece alla fine, ho lavorato tutta la parte sotto del primo giro, quando arrivi alla fine tu continui a lavorare le maglie alte che hai verso l'angolo e nell'angolo fai solo una maglia alta e hai finito il giro. Quindi abbiamo lavorato tutta questa parte, il primo giro dell'allungamento, tutta questa parte, quindi dal primo angolo partendo con le 3 catenelle abbiamo fatto tutto il lato sotto, la parte sotto, scusami, e abbiamo finito come abbiamo iniziato. Anziché le 3 catenelle ovviamente abbiamo la maglia alta. Per ripartire devi girare il lavoro, quindi adesso lavoriamo sul rovescio e parti sempre con le 3 catenelle. E io qui non ho altro da mostrarti, perché ciò che tu devi fare è semplicemente lavorare il disegno di questa creatura. Lo lavori tutto in giri di andata e ritorno, e partendo con 3 catenelle finendo con una maglia alta. Oramai sai che devi partire con le 3 catenelle, il più era farti vedere come ripartire da qui, ma oramai ricorda che ciò che vedi devi fare, quindi dove vedi che ci sono le maglie alte farai le maglie alte, finisci con l'ultima maglia alta e riprendi con 3 catenelle e vai avanti in questo modo. Ok, sono arrivata alla lunghezza che io desidero e quindi sono andata avanti per, ti dico subito, questo giro completo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giri. Ok, ho fatto 12 giri. Adesso vediamo se riesco a darti la mia lunghezza dal sotto ascella. Ok, al momento ho 37 centimetri, quindi contando da sotto l'ascella, vedi, fino alla parte sotto. Eccolo qua, 37, e mi fermo. Come metà corpo ho 25 26, ok,
ok? Metà corpo 26. E vuoi sapere anche il totale per il momento? La lunghezza totale, quindi dalla spalla, da qui, spalla fino a sotto, io ho circa 53 centimetri. 53. Ok, adesso io voglio fare un bordo classico, proprio visto che invernale farò 1 a 1, quindi una maglia presa dietro, una maglia presa avanti, e ti faccio vedere solo l'inizio perché poi ovviamente riuscirai senza problemi a farlo da sola, ripartendo da questo angolo, quindi da dove hai finito il tuo. Però vediamo un po' se devo lavorare sul dritto, parto dal dritto, non devo, parto dal dritto, quindi tolgo il mio marcapunto, inserisco l'uncinetto, faccio 3 catenelle più nello stesso punto, quindi qui vado a fare una maglia alta. Allora attenzione, solo il primo giro avrà un angolo di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Dal secondo giro in poi nell'angolo ci sarà solo più una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, è importante perché altrimenti vi viene troppo a punta. Potete poi decidere, anziché fare in base a come vi viene, di fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, a meno che non si imbarchi, quindi che non si ritiri l'angolo. Guardate voi, io farò il primo giro negli angoli 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, dal secondo giro in poi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, ma lo vedrete. Allora io ho fatto, quindi partendo dalla prima maglia, e adesso sto lavorando l'interno, no, la parte bassa del mio cardigan. Devo lavorare semplicemente una maglia alta su ogni maglia alta, e visto e considerato che sono nella parte dove ci sono anche i fori, dove c'è il foro, qui c'è una catenella, quindi qui lavorerò una maglia. Quindi il primo giro è molto semplice, fai una maglia alta su ogni maglia alta, e se hai i fori farai una maglia alta anche nello spazio, ok? Così, e mi continui per tutto il giro fino ad arrivare nel diciamo nel retro del mio scollo, nel retro dello scollo, perché lì continuiamo a fare delle diminuzioni, a meno che ritieni che le diminuzioni per te possano bastare. Ok, per quanto mi riguarda io andrò a fare ancora delle diminuzioni, quindi continua semplicemente con tutte maglie alte in tutto il perimetro, e ci troviamo dietro lo scollo. Sono arrivata nello scollo dietro, ok, proprio nella nuca, nella nostra nuca, e continuo a fare le diminuzioni che io ho impostato fin dall'inizio. Quindi nella precedente a dove ho fatto la diminuzione, in quella dove ho fatto la diminuzione e in quella dopo. Quindi lo faccio rivedere, ma oramai lo sapete fare. Chiudo le prime due, entro dove ho fatto la diminuzione, chiudo le prime due, vado in quella successiva alle diminuzioni, chiudo le prime due e chiudo le 4 insieme. Continuo a lavorare. Certo, continuo a lavorare come se nulla fosse, e io intanto sto continuando con le mie diminuzioni, ok? Continua come hai fatto per questo lato anche nell'altro lato, fino ad arrivare nell'angolo dove siamo partiti con le 2 maglie alte, e andremo a completare questo giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, quindi come vedi mi ritrovo ad unirmi con l'inizio del giro, ok, che abbiamo fatto
del primo giro della bordura del nostro cardigan. Allora, come vedi, io sono qui in questo buchino e qui ci sono le 2 maglie alte. Vado proprio da dove partono le 2 maglie alte, quindi vedi, questa è la prima catenella che abbiamo fatto da 3, che sostituisce la prima maglia alta. Entro proprio nello stesso spazio e faccio le 2 maglie alte mancanti, e poi per unire le 2 parti filo sull'uncinetto, punto sulla terza, 1, 2 e 3, prendo il filo e chiudo tutti e 3. E adesso ho 2 angoli di nuovo. Nuovamente ho questo angolo e l'angolo dalla parte opposta, nella parte inferiore del nostro cardigan. Vedi il primo angolo e qui abbiamo il secondo. Da adesso in poi, come detto, ripartiremo sempre facendo il nostro angolo con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi per partire sempre metà angolo, 3 catenelle. Ok, così vedete bene? Perché inizia a pesare, adesso l'ho dovuto far scendere dal mio tavolo. Ecco, da qui, queste sono la prima maglia alta, finirete con una maglia alta e chiudete come vi ho appena fatto vedere. Una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Si parte sempre con 3 catenelle. Ora dobbiamo fare il punto elastico, che poi in realtà elastico non è, dall'idea che lo sia. Andiamo a fare una maglia presa, aspettami, ok, una maglia, anziché lavorarla qui la maglia alta, vai a lavorarla in questo modo, spingendo in avanti la maglia che tu dovresti lavorare, in questo modo qui, vedi, con l'uncinetto vado dietro e la spingo in avanti, poi prendo il filo e lavoro la maglia alta. Adesso però faccio la cosa inversa, cioè la devo spingere non in avanti ma indietro, quindi entro prima della maglia da lavorare, spingo indietro la maglia e poi lavoro la maglia alta. Quindi il lavoro è la prima in questo modo, quindi spingo la maglia verso di me e lavoro la maglia alta. La seconda, entro, spingo e lavoro indietro e lavoro la maglia alta. Quindi è 1 e 2. Sono 2 gesti che devi fare. Questo è il primo e questo è il secondo. Te lo faccio vedere ancora lentamente. Questo è il primo, è sempre una maglia alta ma presa in costa, quindi è questo, spingo indietro, ok, poi ti viene proprio naturale farlo, ok. Questo è il lavoro che dobbiamo fare in tutto il perimetro del nostro cardigan. Quando arrivi, ripeto, da questa parte, devi fare soltanto in questo punto, per agganciarti farai ancora una maglia alta e ti agganci come ti ho mostrato in tutti i giri con gli angoli. Dalla parte opposta dove hai l'altro angolo farai una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quando arriverai dietro al tuo scollo, aspettami che adesso non voglio disfare nulla, ok, quando arriverai dietro al tuo scollo devi sempre diminuire, quindi magari quando arrivo qui, visto e considerato che questo è un cardigan anche per chi ha le prime armi, quindi farò vedere come fare anche il giochino che stiamo facendo, cioè con le diminuzioni, però utilizzando appunto il punto a rilievo avanti e a rilievo dietro. E siamo arrivati proprio nello scollo dietro sulla nuca. Se devi fare ancora
delle diminuzioni puoi farle così. Io continuo a farne finché non reputo. Allora aspetta, guarda, prima tris, cioè la diminuzione, e dopo. Quindi da dove tu stai lavorando, questa è dietro, questa la porti in avanti, però ne lavori solo due, poi tutto il tris, questa diminuzione, la prendi e la porti dietro, così, e lasci, te la faccio rivedere, riprendi, la spingi indietro, tutti e tre, perché equivale a una, giusto? E quindi ne lavori solo due. Stessa cosa lavori anche quella dopo, quindi questa ovviamente spingendola in avanti, una avanti e una dietro. Adesso ne hai 4 e vai a chiudere tutte e 4 insieme, ok? E poi continui, questa l'hai spinta in avanti, quindi questa la spingi indietro. E tutte le volte che ti ritrovi in questo punto mi lavorerai, se ripeto ti serve diminuire ancora, diminuirai in questo modo, ok? Ogni volta che ti ritrovi su questo punto continua così fino alla fine di questo secondo giro. Come vedi sono alla fine del secondo giro della bordura, quindi sto lavorando l'ultima maglia e da dove sono partita, questa è la prima maglia, rientro proprio nello stesso punto e faccio l'ultima maglia bassa, perché come sì, no, l'ultima maglia alta di maglie basse qui non ce n'è, l'ultima maglia alta, e devo fare le 2 catenelle, quindi filo sull'uncinetto per chiudere il giro, 1 2 nella terza, entro, prendo il filo e chiudo, ok? E ho chiuso il mio giro. Adesso però, per favore, fallo anche tu, provo il mio cardigan per vedere innanzitutto come sta venendo la mia punta sotto dove c'è l'angolo, e per vedere se sono arrivata al punto da fare i foretti per poter poi inserire le asoline, non mi veniva, le asoline, e per vedere anche la parte dietro come sta venendo, se devo ancora chiudere le 3 maglie oppure no. Quindi andiamo sul manichino, prima lo provo su di me e poi sul manichino, così faccio vedere anche a te. Eccolo qua, con i primi 2 giri sta andando tutto bene, quindi l'angolo va benissimo, lo scollo del retro va benissimo, io devo andare ancora avanti, quindi questo scollo mi deve arrivare almeno a questo punto, ciò vuol dire che devo fare almeno altri 6 giri, sto andando ad occhio, anche di più, comunque sia, vado avanti perché proprio mi serve. Ecco, quando arrivate a metà, cioè a metà della bordura, se volete fare le asoline potete anche non farle e inserire il bottone direttamente qui, ma se avete necessità di fare le asoline a metà della bordura fate le asoline ovviamente sulla sinistra e i bottoni vanno nella parte del cuore quando è femminile, ok? Quindi bottoni sulla destra, asoline sulla sinistra. Sto procedendo appunto con il mio bordo e ho deciso che a questo punto, quindi ho fatto 1 2 3 4 5 giri, ho iniziato a fare le asoline. Come si fanno le asoline? Innanzitutto devi fare delle catenelle al posto delle maglie da lavorare. Io voglio usare questo splendido bottone di Temu, veramente bellissimo, sono dei bottoni gioiello, e quindi cosa devo fare? Devo calcolare che deve entrare dentro il foro. Ho scelto di fare solo 2 catenelle perché voglio che entri piuttosto con un po' di sforzo e non che poi mi scappi via. Quindi cosa ho fatto? Ho scelto il bottone, il diametro perlomeno,
perché sono ancora indecisa se scegliere questo con la tonalità oro o quella in argento. Adesso vedrò, identico ma è in argento. E cosa faccio? Ho visto che con 2 catenelle ho fatto la prova, quindi ho lavorato l'ultima maglia, poi ho fatto 2 catenelle, ho saltato 2 maglie di base e ho ricominciato a lavorare. Di asoline io sono partita dopo, guardando solo quelle a rilievo verso di te, 1 2 3, e poi ho fatto la prima la prima asolina, e poi ne ho lasciate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, quindi sono 20 maglie, giusto? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20, perché se io calcolo solo questo vale per 2, e poi ne ho fatto un'altra, quindi 1 2, ogni 20 maglie ho fatto un'asolina. In totale sono 4, se non ricordo male, 1 2 3 e 4. Ovviamente tu fai le asoline se ti necessita, fai le asoline per la dimensione del tuo bottone, quindi può essere un'asolina se hai un bottoncino piccolo, dipende, o anche non farle proprio e poi inserirti direttamente dentro la maglia, ok? Se vuoi evitare di fare le asoline. Cosa faccio nel giro dopo? Ovviamente devo recuperare le maglie, quindi lavoro tutte queste maglie. Qui sono costretta a fare delle maglie semplici, ma farò mezze maglie alte, non la maglia alta, perché la maglia alta è molto più alta della maglia alta a rilievo che stiamo facendo, quindi è un mezzo punto. Quindi come si fa la mezza maglia alta? Te la faccio vedere così io poi vado avanti. Va bene, non ho il numero 3 in questo punto. Tu andrai avanti. Quando ti ritrovi nel punto delle 2 catenelle, quindi parliamo di questo punto qui, devi lavorare 2 mezze maglie alte. Per il mio caso, se hai fatto una sola catenella, ovviamente recupera una mezza maglia alta solo nel punto in cui hai fatto l'asolina, sempre se l'hai fatta, ok? Puoi anche evitare di farla. La mezza maglia alta è molto semplice, quindi entri e chiudi tutte e 3. Questa è la mezza maglia alta, quindi entri e chiudi tutte e 3, ok? È ovvio che queste mezze maglie alte me le farai solo esclusivamente nell'asolina, proprio qui. Quando farai il giro dopo tu prosegui, quindi se questa è una maglia a rilievo verso di te, ne farai una verso il dietro, fai l'altra verso di te, poi recuperi quelle che devi fare, ok? Oltre ad aver recuperato queste maglie, devi poi andare avanti per i giri che tu desideri. Io, calcolando che qua inserirò il mio bottone, come minimo devo fare altri 2 o 3 giri, perché altrimenti il bottone sta fuori, vedi? Il bottone sta fuori, quindi farò altri 2 o 3 giri in modo tale che si avvicini anche di più, no? L'apertura rimanga più morbido, non più morbido, più abbondante anche, no? Non troppo stretto, perché poi magari sotto ci posso mettere un lupetto, oppure sotto ci posso mettere una camicetta, e a seconda di quello che metto mi deve calzare bene. Quindi vado avanti per qualche giro, ok? Ci ritroviamo dopo. Quando finisce il filo, ricordate che io vi ho fatto un piccolo tutorial per farvi vedere, se non lo ricordate potete trovarlo nel mio canale, per vedere appunto come si fa a fare un nodo sicuro e che si veda il meno possibile. Allora, questo è il filo del gomitolo, questo è il filo che è agganciato al cardigan. Quindi adesso io te lo faccio vedere velocemente. Aggancio il filo e faccio un nodo semplice con il filo del cardigan, aggancio anche l'altra parte
Io sto facendo sempre, adotto sempre questo sistema. Vi faccio un nodo semplice, poi chiudo e taglio le codine. Comunque guardalo, te lo faccio vedere molto più lentamente nel tutorial, ok? Se non lo conoscessi, come tecnica, altrimenti fai pure come tu ritieni opportuno fare, ok? E questo è un nodo sicurissimo. Ecco, come vedi, io ho finito la mia bordura, ho inserito i miei bottoncini, ho scelto quelli argento per questo cardigan e ne ho inseriti 4. Quindi dopo aver fatto le asoline sono andata avanti per altri 3 giri e poi ovviamente il corrispondente dalla parte opposta è servito per cucire il mio bottoncino, vedi? Cucire il mio bottoncino quindi all'altezza dell'asolina. Ok, ho già realizzato una manica e adesso la manica andremo a farla, l'altra manica andremo a farla insieme, ok? Comunque il lavoro sta venendo, che è una meraviglia, una meraviglia. Allora parto subito con una premessa: la larghezza della manica che io ho è la seguente. Allora, aspettami che mi metto meglio. Ok, è partita da circa 16 centimetri e finisce con circa 15 centimetri per poi andare al polsino, che ne abbiamo solo 11 circa, circa sarà 12, circa 12 centimetri. Allora, la manica non mi è aderente al braccio, ovviamente non è aderente, ma era così che io la volevo. Se tu la vuoi stringere perché magari hai lasciato la manica più ampia perché ti serviva diciamo come ampiezza dall'ascella alla spalla, e poi ti viene ovviamente il pezzo finché non hai finito, quindi questo, per capirci, se tu avevi bisogno di molto spazio tra l'ascella e la spalla, ovviamente hai una manica molto più ampia della mia, e a questo punto mi dirai, ok, come si diminuisce? Innanzitutto ora ti faccio vedere come ho diminuito io, pochissimo, veramente pochissimo, come ho diminuito io, e il fatto che io non ho cambiato l'uncinetto, cioè io ho lasciato il mio uncinetto, che non è questo ma il 3,5, dopo lo vado a prendere, ho lasciato l'uncinetto 3,5. Ovvio è che se io passavo dal 3,5, anziché lavorarlo col 3,5, avrei iniziato a lavorare con l'uncinetto 3, ok? Cosa sarebbe successo, per farvela vedere con lo stesso uncinetto questo? Quindi dal 3,5, se io scendevo col 3, già lì si notava moltissimo la differenza, no moltissimo, si nota moltissimo, diciamo molto, la differenza, non subito appena fai il primo giro, ma quando inizi a fare 3-4 giri, inizi a vedere che diminuisce. Io però non volevo la manica aderente e di conseguenza non ho cambiato l'uncinetto, ma tu ne hai facoltà. Quindi se per caso ti ritrovi a non voler fare diminuzioni, ma solo a cambiare il numero di uncinetto, fallo, e a quel punto la lavorazione si restringe e avrai una manica leggermente più stretta. Se invece è molto larga, allora dovrai fare delle diminuzioni che io ho portato, pochissime, ma che tu lo calcolerai in base alla manica che tu vuoi ottenere. È ovvio che non mi puoi fare delle diminuzioni drastiche subito, perché poi si vede lo scalino, ok? Quindi devi diminuire man mano. Tra una diminuzione e l'altra almeno fai quei 4-5 giri e ci torna bene, perché la diminuzione la faremo
dove possiamo, certo, ma soprattutto verrebbe meglio dove ci sono le maglie alte, quindi il giro delle maglie alte. Ogni 4 giri tu puoi diminuire. Puoi anche farlo dove c'è il rettangolino, e quindi non quello con i fori, ma quello delle maglie alte, quindi regolati di conseguenza. Tu dirai sì, però così ne ho meno di buchini. Pazienza, cioè ci saranno dei buchini, anziché 5 buchini ne avrai soltanto 4, oppure anziché 11 maglie alte ne avrai 9 maglie alte. Quindi in base a quanto tu vuoi diminuire, in base a quello devi modificare un attimo il tuo disegno. Ok, mi raccomando, non perderti in queste cose. Ecco, questo ti volevo dire, non perderti in queste cose. Cerca di arrivare alla fine, trova la tua strategia, io ti faccio vedere come ho fatto io, poi adeguala a quello che tu vuoi fare, ok? Adesso andiamo avanti. Per prima cosa partiamo da sotto l'ascella, quindi riprendi il lavoro da sotto la tua ascella, quindi metti bene la tua manica e ripartiamo. Questa è più o meno, visto che l'ho già fatta, so che questa la mia parte centrale, quindi devi riprendere il lavoro che tu hai lasciato. Io qui ho solo 3 giri, devo rifare il quarto giro e quindi vado a rifarlo. Aggancio il mio filo, tu aggancialo ovviamente come tu vuoi, e poi partiamo con le nostre 3 catenelle. In questo caso, visto che ho fatto anche una maglia bassissima, ne farò soltanto 2. Quindi tu fai le 3 catenelle più una di separazione e continua a lavorare. Io qua non faccio diminuzioni, faccio diminuzioni soltanto quando arrivo nella cucitura, cioè praticamente quello che darà alla spalla, quindi in queste maglie alte, compreso il centro. Quindi vado a lavorare fino a questo punto senza diminuire. Ok, sono arrivata al punto, vedi, dove devo lavorare tutte le maglie alte. Qui ho la cucitura e vado a contare quante maglie alte ho, quindi le conto: 1 2 3 4 5 6 7, qui ne ho una in centro, questa non la conto, 7 8 8 9 10 11 12 13 14, ne ho 15. Io però ne voglio soltanto 11 e quindi vado a diminuire proprio qui, in questo punto. Da 15 a 11 vuol dire che devo diminuire 4 maglie. 4 maglie io le diminuisco in questo modo. Allora, prima di tutto finisco il mio rettangolino. Ok, ora diminuisco subito una maglia, quindi faccio finta di lavorarne una, ma chiudo solo le 2 asoline e tengo le 2 asoline. Stessa cosa faccio nell'altra maglia, chiudo 2, ho 3 asoline, le chiudo insieme. Quindi io adesso conto 1 e 2 e ho fatto la prima diminuzione. Poi vado a fare 2 maglie alte e diminuisco un'altra volta, quindi faccio la stessa cosa. Ho tolto in totale 2 maglie, quindi adesso ho 1 2 3 4 5 maglie e 2 diminuzioni. Avevo detto che non lavoravo nell'angolo, ma se io lavoro qui in centro mi rimane il buco, quindi ragiona anche su questo punto. Quindi io lavoro questa maglia e lavoro quella centrale proprio in corrispondenza della chiusura, vedi? Quindi qui e qui, allora guarda bene, qui c'è il l'ex angolo della parte opposta. Qui faccio un'altra diminuzione, quindi 1, vado in quella dopo e 2.
e chiudo tutte e tre. Quindi adesso abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e abbiamo fatto 1 2 e 3 diminuzioni. Alla fine ti faccio vedere, per avere le 11 maglie, avendo lavorato così come ho lavorato e dovendo copiare l'altra manica, perché ovviamente vanno fatte con le stesse diminuzioni sia una manica che l'altra, ho dovuto fare 5 diminuzioni. Quindi 1 2 3 4 5. Perché? Perché qui ho voluto sfruttare anche questo vuoto. È un vuoto, ho preso il vuoto in questo ex angolo e anche dall'altra parte, quindi mi sono ritrovata comunque con una maglia in più. Quindi con 4 diminuzioni non mi bastava, ne ho fatte 5 diminuzioni e abbiamo quindi 11 maglie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 maglie. Non diminuirò più. Questa è l'ultima mia prima e ultima diminuzione della manica, perché trovo che come misura va bene, non la voglio aderente al braccio, anche perché sotto devo mettere altro, quindi che sia una camicetta o una maglietta o una polo o quello che sia, no una polo, scusami, una maglietta a collo alto che sia, quindi io la voglio che stia normale, non stretta sul mio avambraccio. Quindi a questo punto io non cambio neanche l'uncinetto e vado avanti seguendo il mio schema e come abbiamo sempre fatto, quindi con 5 parti di schema poi divido col giro di maglie alte e vado avanti così fino ad arrivare all'altezza che mi basta e poi andrò a fare il bordo con la maglia 1 a 1, una rilievo avanti e una rilievo dietro. E qui stringerò, ovviamente lo vedi già da qui, stringerò per far sì che la mia manica si stringa sul polso, perché a me non piace che stia larga, ma se ti piace che stia larga non serve neanche che fai delle diminuzioni sul polso. Ok, e a libera scelta qui, quindi dipende da come vuoi che venga disegnata questa manica su di te. Quindi come detto, tu sai che io non diminuisco più. Se però tu vuoi continuare a diminuire, ti consiglierei innanzitutto di vedere come viene con queste diminuzioni che abbiamo fatto qui nella parte alta, in base poi a dove tu ti sei fermata o fermato, perché se ne avevi meno magari diminuivi in un altro modo, però hai capito come fare a diminuire. Io ho sfruttato questa parte per avere le mie 11 maglie e poter proseguire senza dover cambiare il disegno, ma anche cambiandolo non è un problema. Dopo quei 4-5 giri che farai, rispettando sempre il disegno, puoi cambiare l'uncinetto, eventualmente volessi stringerla ancora di più e senza dover cambiare il disegno, quindi passerai dal 3,5 al 3. Puoi addirittura lavorare quei 5-10 giri con l'uncinetto 3, guarda come ti si stringe. Nell'eventualità puoi passare al 2,5. Ovviamente avrai delle difficoltà, perché il filo, se era da 3,5, lavorarlo col 2,5 sicuramente avrai delle difficoltà, però ti si stringe e non devi cambiare il disegno. Se invece ti ritrovi a dover cambiare il disegno, allora a questo punto tu sai che devi chiudere 2 maglie e per magari fare a questo punto, quindi torniamo al nostro uncinetto 3,5, a questo punto devi calcolare questo. Se tu vuoi chiudere un buchino di questo, dovrai fare questo tipo di diminuzione, quindi ti serviranno 1 2 e 3 maglie. Chiudi tutto quanto insieme. Perché questo? Perché 3 maglie? Perché quando tu sarai nel giro successivo, qui avrai il tuo muretto, che è questo, scusami, questo, il tuo muretto è questo, su questa maglia, perché da 3 ne è praticamente come se tu avessi chiuso 2 maglie, no? Perché una rimane, qui farai la catenella di separazione e qui inserirai la tua maglia alta e quindi praticamente tu hai chiuso un
foro, quindi nel giro dei fori, per chiudere un foro devi chiudere 3 maglie. Nel giro invece delle maglie alte, per avere lo stesso quantitativo, io ti consiglierei di chiudere altri 3, così ne hai 9 maglie, e qui ne avrai 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, così hai 9 e 9, cioè hai capito il calcolo che sto facendo, sempre se sono riuscita a fartelo vedere. Adesso mi riguardo se non lo rifaccio, se si capisce lo lascio. E quindi ti consiglio di chiudere 6 maglie per ogni disegno, quindi 3 e 3. Poi quindi io ne avrò di nuovo 3 e 3, attenzione, si stringe moltissimo, 3 e 3, se vuoi fare in modo che i quadratini siano uguali, cioè che abbiano la stessa dimensione. Ok, se invece dici no, non mi interessa, io voglio soltanto stringere altre 6 maglie in tutto il giro, va bene, allora a questo punto magari utilizza la tecnica chiudi 3 maglie solo per ogni disegno a maglie alte, quindi 3 maglie sulle maglie alte, e non chiudi i quadratini, quindi a questo punto questo spazio sarà più grande di questo. Scusami, questo spazio sarà più piccolo perché ho chiuso qui. Chiudi 3 maglie qui, questo spazio sarà più piccolo di questo. Ok, ma non è questo che fa. Io forse consiglierei di chiudere soltanto queste maglie, perché chiudere 3 maglie per ogni disegno, quindi 3 maglie qui, 3 maglie qui e poi via dicendo, si stringe moltissimo. Secondo me non viene quel granché. Quindi consiglierei magari di farlo, magari stringo intanto, diminuisco 3 maglie in ogni quadrato dove ci sono le maglie alte e non tocco questi, faccio 2 o 3 disegni, poi magari stringo di nuovo. Ok, trova tu la tua opzione preferita. Se puoi, fai come ho fatto io e cambia semplicemente l'uncinetto dopo un bel po' di giri. Ok, che possono essere per te 5, 7, 8, 10, non lo so, fino al momento in cui tu noti che ok, va bene, lo stringo ancora un po' di più, quindi cambi dal 3,5 al 3. E siamo arrivati al polsino. Allora, fai attenzione a questo punto. Dunque, io per stringere il mio polsino lavorerò 3 maglie e una diminuzione in base a quante me ne vengono. Ok, se per te è troppo o non vuoi stringere il tuo polsino, non fare le diminuzioni o fanne di meno, ok? In base a come vuoi il tuo polsino e in base ovviamente anche alla misura del tuo polso e a come vuoi che stringa sul polso, più o meno stretto. Quello che vado a fare io è molto semplice, fermati pure dove sei, non è un problema. L'importante è che le 2 maniche siano uguali, ovvio. Allora parto subito con le 3 catenelle e poi lavoro normalmente 3 maglie, cioè una maglia nello spazio, in questo caso dove sono io, e 3 maglie in totale. Ok, adesso voglio fare una diminuzione, quindi vado come per fare una maglia alta ma non la completo, vado nella maglia alta successiva e non la completo. Ho 3 maglie e le chiudo insieme. Ora lavoro di nuovo 3 maglie. 1, 2, ho sbagliato uncinetto. Ok, ho ricominciato perché stavo usando l'uncinetto numero 3, ma assolutamente no, io devo usare lo stesso uncinetto che ho utilizzato per tutto il cardigan nel mio caso, no? Comunque sia, se tu devi utilizzare lo stesso uncinetto per fare il polsino, a meno che non lo vuoi ancora più stretto, ma sarebbe assurdo perché stiamo già facendo delle diminuzioni. Quindi continua con l'uncinetto che stavi utilizzando. Io ho il 3,5 e continuo così. Quindi abbiamo fatto la prima diminuzione e vado avanti con le mie 3 maglie alte
e dovunque io mi trovo vado a fare una diminuzione, quindi in questo caso 1 e 2 o 3 asoline e chiudo. Via di nuovo con 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Sono arrivata alla fine, ho fatto ancora una diminuzione e lavoro le maglie che rimangono, 2 e 3, e mi congiungo con la prima maglia fatta, che sono le 3 catenelle, 1 2 e 3. Entro su, prendo il filo e lo porto all'interno. La cosa che adesso tu ti devi assicurare è di scriverti da qualche parte quante maglie hai, in modo tale da, vedi che nonostante tutte le diminuzioni che ho fatto nel primo giro non si nota tutta questa diminuzione, si noterà più avanti. Quindi scriviti quante maglie hai, io ho già controllato, ho le stesse maglie e a questo punto possiamo andare avanti. Andiamo a fare quindi il giro della bordura. Partiamo, visto e considerato che stiamo facendo il punto elastico, diciamo così, partiamo con 2 catenelle, perché sono tutte maglie prese in costa, quindi la maglia è più bassa di una catenella, quindi partiamo con 2 catenelle sempre finché non finiamo il polsino. Quindi 2 catenelle, andiamo a prendere la nostra maglia come abbiamo fatto sempre e senza fare nessuna diminuzione lavoriamo una maglia a ritorto. Ecco, anche quando c'è la maglia, vedi, questa è la diminuzione, la lavori come fosse una, quindi una dietro e una avanti, come già vi ho mostrato. Ecco, questo giro è molto semplice, me lo fate tutto così: una maglia presa dietro e una maglia spinta in avanti, ok? E finiamo tutto il giro in questo modo. Fai in modo che quando chiudi il giro, che ovviamente fai in modo di avere le maglie giuste, cioè io per esempio qui ho quella dietro, quella avanti, quindi questa dovrebbe essere dietro, avanti non va bene, ce ne ho una in più, non è un problema, la togliamo. Quindi questa la faccio diventare in questo modo dietro, a rilievo dietro, chiudo il giro, quindi io ne ho chiuso un altro, non è un problema, ho fatto la stessa cosa anche dall'altra parte, chiudo il giro nella seconda catenella di partenza in modo tale da trovarmi con dietro, a rilievo dietro, avanti e dietro. Ecco, l'importante è che tu hai sempre i punti giusti, da adesso in poi saranno forzatamente giusti, ok? Ho voluto farti vedere questo. Andiamo a fare il nostro terzo giro del polsino. Nel terzo giro io vado a fare delle altre diminuzioni, tu regolati in base a come vuoi che si stringa. Io ti faccio vedere come faccio io, poi tu te le puoi suddividere. Allora salgo sempre con 2 catenelle soltanto, poi lavoro quello che vedo indietro, la maglia che vedo indietro la tiro indietro e sono 2, quella che viene in avanti la lavoro in avanti sempre a rilievo, 3, 4, 5, ne lavoro 6 in questa prima parte e poi faccio una diminuzione e ti devi trovare sempre ad avere questa parte dritta, ok, per fare la diminuzione, quindi a rilievo verso di te. Inserirai l'uncinetto in questo modo, lasci la maglia dietro dov'è e vai a prendere l'altra maglia alta a rilievo e chiudi tutte e 2 insieme, ok, e lavori.
Ok, adesso se non ricordo male ne ho solo più 5 da lavorare, proviamoci. 1, 2, 3, 4 e 5 difatti. Perché avessi lavorato anche la sesta, non potevo fare la diminuzione come voglio fare io, che mi dia questo disegno. Quindi ne ho lavorate 5, prendo quella avanti, lascio quella indietro e prendo quella avanti. Tiro fuori il filo e lavoro la maglia alta. E vado avanti così. Quindi di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 e diminuisco qui e qui. Ripeto, diminuisci quanto ti occorre a te, ok? Io vado avanti in questo modo e ci troviamo a fine giro. Finisco il mio giro chiudendo nella seconda catenella di inizio e vado avanti adesso per quanto riguarda il mio polsino senza più fare nessuna diminuzione. Se te ne occorre fare altre, fai come io ti ho mostrato. Io vado avanti per creare la lunghezza del mio polsino.